Nuovo Sonoff Mini D adesso arriva al punto di vista di Massi Dattoli. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sì, io oggi la Befana l'ho passata a montare le ultime clip perché ho sfruttato mezza giornata di tempo libero che avevo nel pomeriggio. Il Mini D, come tutti quanti, ce l'ho già da un po', ve l'avevo fatto vedere negli auguri di Natale, e abbiamo accolto l'arrivo di questo dispositivo dicendo finalmente. Io l'ho usato un po' di tempo, ci ho fatto un po' di esperimenti oggi e vi devo dire che questo finalmente non è poi proprio così un finalmente con la F maiuscola. Che cos'è questo Mini D? È un Sonoff che arriva col contatto pulito in uscita, una cosa che abbiamo già da un sacco di tempo perché facevamo la modifica sui Mini. C'è chi ne ha fatte tantissime, c'è chi ne ha fatta solo una ma ci andavano 5 minuti. Ok, era un dispositivo da modificare, si perdeva la garanzia, questo è già fatto, non tutti sono attrezzati, siamo d'accordissimo, però per chi era abituato a usare il Mini R2 col contatto pulito in uscita uguale, questa cosa qua non è che ci cambia chissà cosa. Può avere un senso il fatto che abbia un contatto normalmente chiuso. Tutte queste cose che sto dicendo per chi non è pratico ve lo spiego velocemente. Normalmente i Sonoff hanno dei morsetti di alimentazione e poi hanno un morsetto di uscita che si chiama L-out, quindi facevano uscire una fase per la lampadina. Se invece c'era bisogno di questo dry contact, contatto pulito, per gestire magari l'apertura di un'automazione o tante altre cose dove non è richiesta una tensione, ok? I due morsetti che vanno a chiudere come se fai toccare un filo, quando c'è bisogno di un contatto pulito vuol dire che non ci deve essere una tensione, perché quel segnale che viene chiuso facendo toccare i due fili va già ad una scheda elettronica che ha bisogno di sentire che vengono chiusi i suoi due morsetti da un altro dispositivo che può essere un pulsante, un relè, quello che è, ma senza altre tensioni esterne, perché non funziona, perché rischi di bruciarlo, quindi si chiama contatto pulito, isolato da quello che è il resto della parte di alimentazione. Quindi un Sonoff ha tutta la parte dove si arriva con l'alimentazione, che in questo caso è doppia, la parte in uscita di questo relè, i contatti che chiude o apre sono una roba a parte, ok? Staccati, non c'è tensione sui morsetti. Questo è il contatto pulito. Quando serve? Come vi ho accennato prima, nelle automazioni, dove voi chiudete un contatto, fate aprire il garage, il cancello, eccetera. La stessa cosa che fate quando premete il pulsante magari dell'apri garage o del cancello, quando azionate la chiave e il selettore di apertura dei cancelli, quello è sempre un contatto che viene aperto e chiuso. Un altro caso dove sicuramente questo dispositivo potrà tornare utile a chi non vuole fare modifiche, e me l'avete sempre chiesto nei video, sono le tapparelle, ma non quelle normali che hanno i 4 fili, quindi le due fasi di salita e discesa che usiamo col Dual R3, che ad oggi rimane l'unico dispositivo per fare il comando tapparelle con le percentuali e va ancora benissimo, ma quando avete i motori che hanno un'elettronica predisposta ad uscire con 2 fili e ve ne accorgete perché avete le tapparelle che fanno la salita o la discesa con lo stesso pulsante, quindi pigiate si apre, pigiate si ferma, pigiate si chiude e pigiate si ferma. Vuol dire che lì c'è un pulsante che chiude un contatto e in questo caso il Mini D può svolgere questa funzione. Adesso molti mi chiederanno quali sono i campi di applicazione. Stiamo già andando avanti col video, come al solito non mi sono preparato una scaletta, sto parlando come viene. Allora facciamo subito la casistica, sicuramente mi dimenticherò qualcosa, però andiamo per passi. Allora, abbiamo parlato delle automazioni, le può fare tutte. Qual è il vantaggio? Che, come avrete già visto, avendo l'alimentazione anche in DC a 12, 24 e 48 volt, se lo montate nella scheda di un cancello elettrico, lo alimentate direttamente col 24 volt dei servizi, delle fotocellule, eccetera, e il contatto tra comune e DNA lo mandate nei due fili che servono a far partire l'automazione. Come facciamo a trovare i fili? Avevo già fatto un video apposta dedicato a questo per capire come leggere gli schemi. Lì c'era qualche esempio, non sono tutti uguali, ma secondo me riuscite a capire. Della tapparella ne abbiamo parlato, anche lì sullo schema avrete a un certo punto 2 fili che vanno ad un pulsante, lì dovete collegare comune e DNA del Mini D. I citofoni va bene? Direi di no, perché o vi portate il 230 volt fino dentro il citofono, allora potete usarlo, o vi portate una tensione continua a 12 volt, allora potete usarlo. Normalmente nei citofoni, quelli vecchi dove ci sono più fili e dove potete intercettare i 2 fili per fare l'apriporta, ci sono delle tensioni
tensioni alternate, e vi spoilerò subito che non funziona, dopo faremo la prova, quindi dovete comunque alimentarlo a parte, dopodiché potete usare il suo contatto. Pulsante luci scale, che è una roba che mi chiedete sempre, mi dite nelle luci scale c'è il pulsante che lo clicchi, si accendono le luci per x minuti, quei due fili che vanno al pulsante fanno capo a un relè in un quadro da qualche parte che è 99% un Finder, quelli sono relè multifunzione, si possono attivare col neutro, con la fase, quindi non sappiamo a quel pulsante se arriva e torna indietro una fase o un neutro, ma comunque non abbiamo l'alimentazione necessaria per farlo accendere, dovete comunque portare dei fili, allora poi potete usare il contatto pulito comune NA, perché come dicevo prima, non sapendo se a quel pulsante arriva una fase o un neutro e magari non siete in grado di verificarlo, replicate i fili che vanno al pulsante anche sul contatto del mini D e avete risolto il problema. Chiaramente voi date solo l'impulso per farlo accendere, non avete lo stato luci perché il punto luce non va in uscita sul dispositivo. Possiamo usarlo nei camper? Sì, possiamo usarlo nei camper per fare varie attivazioni che richiedono la chiusura di un contatto, perché a 12 volte funziona bene. Possiamo usarlo sulla caldaia? Sì. Ecco, questo è un altro utilizzo molto a fuoco, perché voi lo montate direttamente in caldaia, lo alimentate a 230 che ce l'avete per forza lì in caldaia, l'uscita la mandate in morsettiera dove si collega il termostato, quello ambiente e quello universale, e come lo comandiamo? Lo comandiamo ad esempio con un NS panel da un'altra parte, oppure facciamo una scena con delle sonde. L'NS panel, lo sapete, non lo consiglio mai come termostato, però se volete utilizzarlo, vi piace, va bene. Il dispositivo perfetto da mettere all'altro capo sotto la caldaia è proprio il mini D, perché ha il contatto pulito che replica il contatto che chiude il termostato a parete. Sul sito di Etihad potrete vedere che ad esempio potete anche integrarlo sempre in un ambiente di automazione, magari del garage, con una telecamera Sonoff per controllare tutto quanto, e va bene. Poi ci sono già state discussioni, domande, commenti, gente che mi ha scritto in privato perché qualcuno ha capito che questo dispositivo non va bene per comandare le luci. Vi faccio già uno spoiler di quello che sarà al fine video, ma la luce di questo ambiente qua, ad esempio, che è una plafoniera a due tubi a LED normalissima, come può essere la luce di una stanza, ce l'ho in test sotto questo dispositivo da un po' di giorni, ma ve lo faccio vedere. Alexa, spegni luce taverna. Ok? E sotto di lui la parte vocale funziona già bene come tutti i Sonoff. Alexa, accendi luce taverna. Perché c'è questa cosa che tiene solo 8 watt, 2 ampere, insomma non si capisce bene, idee confuse. Vi dico che le luci le può gestire tranquillamente se parliamo di illuminazione a LED e se non parliamo di chilometri di luci. Però vi dico anche cosa, che questo dispositivo, secondo me, non ha motivo di esistere in sostituzione a un Sonoff Mini R4 Extreme, perché non è fatto per quello. Questo è fatto esclusivamente per dispositivi che richiedono appunto la chiusura col contatto pulito. Con questo dispositivo abbiamo un prodotto che è universale, sì, ma non è il dispositivo da tenere nel furgone per fare tutte le cose. Io nel furgone terrò sempre il Mini R4 che ormai fa tutto, terrò sempre il Dual R3 che va per le tapparelle, e questo magari inizierò ad averlo, ma non mi carico 100 pezzi in magazzino, perché comunque la risolvo al volo con un Mini tagliando 2 piste in 5 minuti, e non nasce e non lo reputo diciamo ottimale per comandare le luci, perché c'è il Mini R4. Tra l'altro vi faccio vedere un attimo veloce che lui è anche più grosso, è un po' più largo di un Mini R4, è un po' più alto, ma soprattutto è un po' più spesso. Vedete, questo che è diventato fantastico perché lo incastriamo dappertutto, non ha senso sostituirlo con lui che è comunque anche più grosso. Semplicemente dove non abbiamo bisogno del contatto pulito, lui rimane assolutamente il più versatile. Motivo per il quale dico per le luci no, ma poi ci torniamo comunque a fine video perché vi faccio vedere come l'ho collegato qua. Ce l'ho in test da un po' di giorni, non ha nessun problema. Tra un po' nel video vedrete anche che parleremo di corrente, di quello che supporta, eccetera. È un prodotto tra l'altro Matter. Avevamo già fatto un video del Sonoff Mini R4 Matter dove vi spiegavo qual è la differenza, come funzionano, come vengono riconosciuti dai vari ecosistemi, e dove vi ho anche spiegato che a me ad esempio non me ne frega niente di avere questo protocollo. E cos'altro vi devo dire? Nulla, perché tanto il prodotto l'avrete già visto, vi sarete già informati. Secondo me diventa più importante capire il discorso della corrente, che vedremo nel proseguo del video, e poi parliamo di prezzi e di dove trovarlo. Allora, è uscito oggi, lo trovate solo sul sito di Etihad,
Myriad, costa $13, però più 8 di spedizione inizia a diventare caro e ci va un po' di tempo. A breve sarà disponibile in Italia su Amazon eccetera, a breve lo avremo anche dal nostro fornitore ufficiale Expert for House. In 24-48 ore ce l'avete a casa, lo pagate il meno possibile, magazzino italiano, garanzia, gente che vi risponde al telefono, insomma tutti i vantaggi del caso. Specifichiamo ancora per chi non è pratico che è un dispositivo Wi-Fi, vuol dire che lui da solo si collega alla vostra rete Wi-Fi di casa, non necessita di un hub esterno perché è lui che si connette al router, serve una banda 2,4 GHz, con la 5 non funziona, e poi basta, il grosso ve l'ho detto, facciamo che tagliare la testa al toro, però mi raccomando iscrivetevi al canale che per voi è solo un click, non costa nulla, ma mi dareste un grosso supporto per farlo crescere. Andiamo avanti, iniziamo con lo spacchettamento. Allora, eccoci qua con il nostro Sonoff. Avevamo già visto la scatola, comunque un contatto pulito, ne abbiamo già parlato, e protocollo Matter. Quando lo tiriamo fuori chiaramente ha tutte le morsettiere di colore verde e ne abbiamo parecchie. Verde chiaramente perché è Matter. Dunque, prima di guardare le morsettiere guardiamo i dati tecnici. È Wi-Fi. Mi avete già chiesto se arriverà anche Zigbee, non lo so, ma secondo me no. Si alimenta a 230 volt, ma parte già da 100 volt in AC, quindi un prodotto universale per tutti i mercati, ma si può anche alimentare da 12 a 48 volt in DC. Quindi i morsetti di alimentazione neutro ed L sono per l'alimentazione in AC, i morsetti DC+ e DC- per alimentarlo in DC. Poi dentro c'è un relè che gestisce questi scambi NO comune ed NC. Questo cosa vuol dire? Quando c'è il contatto fa bip, tra il comune e l'NO c'è continuità, sono uniti i fili solo quando alimentato, tra il comune e l'NC c'è sempre continuità, quando lo attivate si apre, quindi c'è uno switch tra i due contatti che ha quindi della portata in corrente. Essendo un dispositivo pensato per le automazioni eccetera che lavorano a 12-24 volt, hanno dato un valore indicativo qui sul carico che è di 2 ampere massimi. Allora 2 ampere sul 24 volt sono 48 watt per un carico resistivo, ma comunque come indicazione sul 12-24 volt danno 8 watt perché lui è fatto per lavorare su un contatto, come vi ho spiegato a inizio video. Non è fatto per lavorare con tensioni, è fatto per fare dei comandi, non delle alimentazioni, ok? Purtroppo la portata è piccola, quindi bisogna abituarsi al fatto di non considerarlo un dispositivo universale. S1 ed S2 sono esattamente il contatto di attivazione come abbiamo sempre avuto, null'altro. Allora vogliamo toglierci subito il mal di pancia di questo relè, vediamo un po' se riusciamo senza far danni. Ok, siamo almeno arrivati al circuito, vediamo già che le piste non sono proprio piccolissime, sono saldate, riportate con lo stagno, quindi un po' di corrente la tiene, ma quello che ci interessa è vedere chiaramente il relè. Allora, ho cercato la sigla del relè, mi sono documentato, ho scaricato il datasheet. Prima di parlare di quello, intanto vediamo come è fatto. C'è semplicemente il relè che riporta i contatti in uscita, vedete? Il comune e il normalmente aperto vanno direttamente con queste piste, mentre il terzo piedino del normalmente chiuso passa sopra nell'altro strato e va a finire il contatto normalmente chiuso. Poi tutta la parte qua sotto dei circuiti integrati, qualche resistenza, condensatori, eccetera. Qua c'è il modulo Wi-Fi con pasta conduttiva, c'è un integrato che magari scalda un po' di più e allora hanno ancora messo questo adesivo conduttivo. Il relè che c'è montato a bordo, che è della Fanair, è un tipo di relè, ma vi lascio poi anche il datasheet se vi interessa, della serie V11. Allora ci sono diverse versioni dello stesso relè in base alla sigla che abbiamo. Questo relè, questo modello qua che c'è montato, è la versione col contatto da 5 A. Quindi andando a guardare tutte le caratteristiche, noi abbiamo appunto un carico supportato come carico resistivo di 5 A sul 250 volt. 5 A sul 250 volt sono comunque 1250 watt. Ok, come switch abbiamo una corrente massima di 10 A, anche se non è chiarissimo il datasheet, si tratta comunque di un relè a 5 volt. I relè a 5 volt normalmente non supportano chissà quanta corrente, sono miniaturizzati.
Poi un'altra particolarità è che in base alla sigla riportata sul relè, che nel nostro caso è V11 1C 2STL, allora V11 è lui, 1C vuol dire che ha il contatto con lo switch, 2 vuol dire che il montaggio sulla PCB è di tipo 2, S costruzione in plastica, T il tipo di contatto con cui è realizzato, identificato con la lettera T, è la GSNO2, che sarebbe l'ossido di argento. È un tipo di materiale che garantisce alte prestazioni nei relè, non è tossico, è antifusione e ha delle ottime proprietà di saldatura. Hanno usato comunque dei contatti ad alte prestazioni. Poi l'ultima lettera, che è la L, indica la potenza della bobina, che può essere standard o sensibile. Questo è per identificare il tipo del relè. In teoria una luce ce la fa a gestirla, una luce LED ce la fa tranquillamente, perché abbiamo comunque 5 A sui contatti. È chiaro che, come vi ho detto prima, non nasce prettamente per fare quello. Ora vediamo se riusciamo a rimontarlo senza distruggerlo, così magari lo proviamo. E comunque le plastiche sono, avete visto, ben robuste, anche se le ho sforzate non ha ceduto. Il pulsante funziona ancora, quindi costruito bene. Allora io inizierei ad alimentarlo a 230 volt. Allora i morsetti sono di quelli piccoli con la lamella, tengono bene il rame. Chiaramente si potrebbe anche usare un puntalino, ma in questo caso sono talmente corti gli inserimenti che forse non è neanche la soluzione più indicata, seppur rimarrebbe più carina esteticamente. L'abbiamo alimentato con fase neutro. Adesso poi dopo vi faccio anche vedere che inverto l'alimentazione, vediamo se funziona uguale. Quindi apriamo il WeLink, lo alimentiamo, vediamo se ha dei LED. Ok, c'è un LED qui, va già in accoppiamento. Aggiungiamo un dispositivo, proviamo in modalità rapida e lo trova correttamente. Sonoff Mini D. Lo aggiungiamo. Prossimo, viene anche già riconosciuto dall'assistente di Amazon. Lo lasciamo col nome Mini D, chiaramente si può cambiare. Dispositivo aggiunto completato. Vediamo intanto il tempo di risposta, che è immediato. Vedete che clicca immediatamente. Questo tipo di risposta così veloce ce l'abbiamo solo dai dispositivi Wi-Fi. Gli Zigbee sono tutti più lenti, e anche per quello che non mi fanno mai impazzire. Quindi abbiamo il controllo diretto nella home. Piccola novità, la possibilità di gestire gli aggiornamenti automatici. Il firmware verrà scaricato, installato e aggiornato automaticamente di notte tra le 2 e le 4 quando abilitiamo questa opzione. Consigliano di abilitarla, ma io in questo caso non lo faccio. Allora, schermata principale del dispositivo, accendi, spegni, possibilità di fare le programmazioni orarie, i timer ciclici, esattamente le stesse funzioni che avevamo sugli altri Sonoff. 3 puntini impostazioni, e tra l'altro è ancora aggiornato. Manuale utente, visualizza come possiamo cambiare il tipo di visualizzazione, quindi l'icona. Aggiornamenti automatici disabilita, ma se volete potete abilitarli. La posizione, la condivisione con altri account, possibilità di metterlo in un gruppo, la possibilità di creare degli scenari, LAN control, ossia la possibilità di funzionare anche in assenza di wifi all'interno della stessa rete. Può gestire sottodispositivi e WeLink, quindi ha la possibilità di aggiungere i dispositivi di comando radio. Cambia modalità. Allora, la modalità è la solita che avevamo nei Mini, quindi modalità impulso, dove chiudendo il contatto tra S1 e S2 in modalità pulsante, chiuso poi aperto, attiva. Modalità Edge funziona tipo deviatore. Ad ogni cambiamento di stato dell'ingresso S1 e S2 accende o spegne, alternativamente col comando vocale, app, eccetera. Modalità inseguimento invece, se l'ingresso è chiuso accende, se l'ingresso è aperto spegne. Stacca relè disabilita. Abbiamo la possibilità di isolare il comando dell'uscita dall'ingresso S1 e S2. Questo cosa serve? Serve per comandare l'uscita tramite degli scenari che non sono per forza legati allo stato di questo ingresso, che magari può essere usato per fare qualcos'altro. Notifiche push per ricevere gli aggiornamenti, i cambi di stato eccetera, l'avviso se offline, il registro di tutto quello che abbiamo fatto, l'indicatore di rete per spegnere il LED, stato all'accensione, acceso, spento, ultimo stato, inverti ultimo stato, e anche qui abbiamo la possibilità di ritardare il ripristino di questo stato con dei tempi che arrivano al massimo a un'ora.
Inching abbiamo la possibilità di gestire l'uscita, quindi se lo usiamo come contatto per aprire garage mettiamo l'inching a 0,5 secondi lui, ma abbiamo anche la possibilità di gestirlo automatico, ossia che attiva automaticamente il dispositivo dopo l'inching, quindi praticamente al contrario. Impostazioni della connessione e null'altro. Diciamo che di opzioni per i più smanettoni ne abbiamo parecchie. Ora vi faccio vedere che abbiamo la fase sul morsetto L. Lo disalimento, lo rialimento girando la spina. Adesso vedete che avremo la fase sul morsetto N. Non è ancora saltato in aria, si sta riconnettendo, è già connesso, quindi molto veloce, e posso già comandarlo, quindi si può anche alimentare al contrario. Se non siete sicuri, non sapete come arrivano i fili, per la parte 230 volt potete anche alimentarlo al contrario, funziona uguale. Lo rialimento con la fase sul morsetto di fase perché volevo capire se su S1 ed S2 ci sia una fase. E infatti su S1 c'è una fase, quindi S1 ed S2 si comportano esattamente come S1 e S2 di Mini R4. S1 è una fase che chiude su S2, questo vuol dire cosa? Che lui adesso è spento e se portiamo una fase su S2 vedete che si abilita. Possiamo usarlo tranquillamente come il Mini R4 per quel che riguarda l'attivazione con la fase su S2. Bene, il discorso alimentazione, attivazioni, tensioni eccetera lato AC l'abbiamo capito, adesso facciamo la prova in DC, anche perché mi avevate chiesto di verificare quanto assorbe in DC. Allora, alimentazione in continua, mi raccomando, io qua non invertirei positivo con negativo, rosso in DC+, nero in DC-. Li alimentiamo. Prendiamo il nostro alimentatore, mi raccomando, questo avevo fatto un video, se vi può servire una cosa del genere. Allora, 12 volt, vediamo se si accende. LED blu fisso è andato subito in linea, veloce come prima. Entriamo nel dispositivo, vediamo se risponde e risponde correttamente. Lo stiamo alimentando a 12 volt, in questo momento sta tirando 0,05 A, che sono 0,6-0,7 watt, con relè alimentato. Con relè a riposo vedete che consuma ancora meno. Chiaramente parliamo di un consumo che è bassissimo, quindi bene. Lo stiamo alimentando a 12 volt. Lui in teoria va fino a 48. Proviamo tranquillamente ad alzare la tensione. Vediamo cosa succede a 24. Consuma ancora meno. Lo attiviamo. E sul 24 volt, una volta eccitato, oscilla tra 0,3 e 0,5 watt. Proviamo ad andare a 36, tutto bene. Il consumo scende perché chiaramente un dispositivo del genere alimentato in DC, maggiore è la tensione di alimentazione, meno è quello che chiede in corrente. Lo alimentiamo e vedete che a 36 volt siamo a 0,1-0,2 watt, cioè proprio come non alimentarlo. Questo alimentatore più su di 36 non va, comunque lui arriva fino a 48. Invece facciamo la prova inversa, vediamo sotto quale tensione continua a lavorare. Proviamo a metterlo a 11 e vedete che sale il consumo. Lo attiviamo, lo disattiviamo, sembra tutto bene. Risponde dai tasti, risponde da app, il wifi è connesso, siamo a 11 volt. Scendiamo a 10, è tutto stabile. Poi chiaramente qui stiamo dando una tensione molto costante, molto precisa. Vedete che in questo caso a 10 volt con relè eccitato tira a 0,7 watt, comunque sono sempre valori bassissimi. Scendiamo a 9 volt. Porca miseria, risponde ancora. Quindi in teoria lo potreste anche alimentare con una batteria a 9 volt. Andiamo a cambiare la tensione, magari andiamo a step. Proviamo 8,6, vediamo 8,6 come funziona. Mi sembra che abbia tentennato un po' a rispondere, però funziona ancora. Scendiamo. Porca miseria ragazzi, siamo a 8 volt. A 8 volt risponde ancora. Non ditemi che arriviamo a 5, poi magari lo facciamo lavorare male, patisce, magari diventa instabile, però giusto per fare una prova estrema. Andiamo a 7 volt. È ancora acceso? Mannaggia. 5 volt. È ancora acceso. Risponde. I consumi non salgono neanche più di tanto, siamo a mezzo watt, accettabile. Quindi ragazzi a 5 volt è ancora alimentato. Non lo so, facciamo un sondaggio. Volete che arrivo a farlo spegnere? Sì, no, sì, no, sì, no. Ha vinto il sì. Andiamo a 4,5.
Pazzesco. Ragazzi, siamo a 4.5 volt in DC, sta tirando 0,1 A ed è ancora acceso. Si è spento. Ha mollato sotto i 4,5, avete visto che quando sono sceso più o meno a 4,2, 4,3 ha cliccato e si è spento. Direi molto molto bene. Riportiamolo a 12, si riconnette, infatti lo stato diventa spento, è tornato online, risponde come prima, non l'abbiamo danneggiato, è una prova estrema, però era per darvi una dimostrazione tecnica reale di che cosa può fare. Ovviamente, come lavora sul 12 volt? Si fa passare il positivo dal contatto come abbiamo fatto prima con la lampadina con la fase, ma è proprio lì che diventa, secondo me, importante fare molta attenzione a cosa facciamo, perché far passare qua dentro una corrente come quella di un'elettroserratura che ha uno spunto pazzesco non è assolutamente fattibile. Secondo me non ce la fa, o se ce la fa è destinato a durare veramente poco. Una cosa interessante che possiamo fare è una prova ad alimentarlo sempre in bassa tensione ma in alternata 12-24, vediamo come risponde. Allora, qui abbiamo un trasformatore, ingresso 230 sul primario, sul secondario esce 12 o 24 volt. Questi sono proprio quelli che si usano per le elettroserrature. Vedete di quanta corrente c'è bisogno? Perché poi se mettete quelli piccoli durano da Natale a Santo Stefano, quindi capite bene che la botta è veramente importante. Misuriamo in alternata, abbiamo sui primi due morsetti 13,54, sul secondo e il terzo abbiamo 27,16. Proviamo prima a 12. Ma mi sembra proprio che non si accenda. Verifichiamo se sta arrivando l'alternata. Qui sta arrivando ma lui non si accende, quindi 12 alternata no. Vediamo col 24 in alternata. Col 24 in alternata si è illuminato, lampeggia, ma fa un lampeggio che non mi piace un granché. Sembra quasi che tenta di accendersi ma non ce la fa. No. Con l'alternata sui due morsetti della DC non va. Già che ci siamo possiamo fare la prova e provare ad alimentarlo in alternata sulla parte a 230 volt, ma ho dei forti dubbi che possa funzionare. Proviamo ad alimentarlo a 12, un debole lampeggio ma non risponde, non ce la fa ad accendersi. Proviamo con l'alternata a 24, fa un lampeggio come se tentasse di illuminare ma non risponde, nulla, non si può alimentare in corrente alternata bassa tensione. Proviamo a rialimentarlo a 230, vediamo se funziona ancora. È connesso, risponde. Voilà, quindi diciamo che anche qualche test non proprio appropriato e pericoloso l'ha superato senza problemi. Ok, abbiamo visto un po' tutto. Adesso questo dispositivo, siccome lo interpretiamo come un Mini R4 Extreme, ma è anche vero che per me non lo sostituisce, se proprio lo volete montare in giro dove ci sono relè, deviatori eccetera, guardate i tutorial del Mini R4 perché è la stessa cosa, con in più il ponticello sulla fase che va alla lampada. Anzi, vi faccio vedere un attimo come si fa. Chiaramente la luce LED la comandiamo lo stesso, però come funziona? Non avendo la fase in uscita al morsetto L-out, la fase che va alla lampadina bisogna farla passare nel comune, chiaramente non in tensione come sto facendo io, e nel morsetto NO. In questo modo sarà il contatto normalmente aperto del relè che comanda la luce, unendo la fase per la lampada. Ora, per quanto riguarda l'applicazione su un'automazione, basta che andate a guardarvi gli altri video che ho fatto. Come dico sempre, se siete nuovi del mio canale non lo sapete, ma chi mi segue già da un po' sa che tutto il percorso che facciamo nei vari video serve a darvi una cultura generale di tutte le varie situazioni in cui potreste incappare. È inutile che in ogni video vi faccio vedere tutti i tipi di collegamenti e faccio un video di 2 ore. Se voi avete a cuore ad esempio la domotica per la casa, vi guardate tutta quella playlist, anche se non ve ne frega niente del fotovoltaico, dell'officina e di tutte le altre playlist, però vi fate una cultura di tutte le varie tipologie di installazione, perché anche con dispositivi diversi poi alla fine più o meno cadiamo sempre lì. Sul mondo Sonoff, se vi guardate i video, vi prendete il tempo che merita, però veramente riuscite a farvi un'idea di come si fanno i lavori, di come si fanno i collegamenti, di quali sono le varie tipologie di situazioni per le luci in un ambiente domestico, e poi man mano che usciranno nuovi dispositivi tanto gira e rigira i collegamenti
punti sono sempre quelli. Facciamo invece adesso ancora 2 appunti finali ma molto importanti. Apriamo quindi l'app WeLink perché vi faccio vedere 2 robe. Allora, come vi dicevo all'inizio, intanto lo sto usando per la luce di questo ambiente. L'ho montato vicino a un relè a 3 fili Finder. Adesso dalla foto, dal casino, non capirete niente, ma vi faccio vedere veloce con i pennarelli come si collega, anche se a inizio video vi ho detto di fare riferimento ai video degli R4, ma va bene, ve lo faccio vedere lo stesso veloce. Come l'ho collegato? Con un relè a 3 fili presente, un Finder qualsiasi dove abbiamo il morsetto A1 che è la fase diretta e il morsetto A2 che è il pulsante da cui tornano i neutri, ok? Questi 2 fili fanno scattare la parte elettromeccanica della bobina. Ad ogni scatto della bobina apre e chiude l'uscita 2. L'uscita 2 che prima andava alla lampadina, adesso la mandiamo in S2 perché è la fase che abilita e che dà il comando, sempre però tenendo unita la parte del comando alla parte di uscita e non facendo la separazione. La stessa fase che va diretta in A1 bisogna portarla anche ad alimentare su L e anche al comune del nostro relè di scambio, perché poi l'uscita sarà la fase che va alla lampada. Il neutro che fa i pulsanti deve alimentare chiaramente anche il dispositivo e noi abbiamo finito. Quindi abbiamo montato il nostro mini D come se fosse banalmente un mini R4 nello stesso modo, con la fase in uscita da relè che abilita su S2 e l'uscita che non è più un L-out perché non è un passaggio interno, ma bisogna fare il ponticello nel morsetto normalmente aperto con la fase. Noterete già che nell'app ho un S-Mate e un R5 perché avevamo parlato del fatto che poteva gestire dei dispositivi radio. Se entriamo nel mio mini D, andiamo nelle impostazioni, vedete che abbiamo 2 sottodispositivi a WeLink che sono un R5, quindi la pulsantiera da muro a batterie con 6 pulsanti che tra l'altro sono programmabili con singolo click, doppio click e click prolungato, anche questo l'avevamo già provato, e un S-Mate 2 che è il dispositivo a batteria che vi permette di collegare un pulsante o un interruttore che ha 3 ingressi per creare un punto di comando da una parte qualsiasi della casa o del posto dove lo volete mettere in cui non arrivano i fili. Vuol dire che nel mini D registrate questi dispositivi radio e che potete poi usarli tramite una scena che vi faccio vedere semplicissima. Torniamo indietro, andiamo in scene automatiche, vedete che abbiamo una scena R5 su mini D, io quindi l'ho acquisito e ho creato una scena dove il primo criterio, se R5 canale 4, in questo caso singolo click, poi inverti mini D. Cosa vuol dire inverti? Che se la luce è accesa me la spegne e se è spenta me la accende. È il modo migliore per fare questi scenari in modo da avere tutti i comandi indipendenti e il mio R5 chiaramente adesso fa esattamente quello, perché se io pigio il pulsante vedete che spegne il mini D, ve lo faccio vedere anche a schermo perché magari non ci credete, intanto ho spento la luce, lo pigio di nuovo, si accende il mini D e si accende la luce. La stessa cosa l'ho fatta anche con l'S-Mate 2, io ho programmato anche lui nello stesso modo creando una scena che quando pigio il pulsante S1 inverte lo stato dell'uscita del mini D. Ok? Luce spenta, luce accesa. Potete anche usarlo il mini D come una specie di hub radio per i comandi, poi in realtà voi il mini D l'avete montato nel motore della basculante e tramite le scene comandate gli altri sonoff che gestiscono le luci, magari del garage, magari della taverna che c'è dopo il garage, ok? Diventa una roba abbastanza ampliabile. Potete ad esempio anche fare una programmazione che quando attivate l'uscita del mini D, quindi quando il mini D va su on, accendete la luce del garage per X tempo. Ve lo potete gestire in un sacco di modi. A tal proposito vi faccio vedere la funzione nel mini D, quella che abbiamo trovato nelle impostazioni, che era cambia modalità stacca relè. Stacca relè vuol dire che se l'abilitate, quindi l'abilitiamo e la salviamo, il comando in ingresso non funzionerà più direttamente sull'uscita, ma servirà a fare altre cose. Se ad esempio andiamo a costruire una scena manuale
costruisci ora, se come criterio di partenza andiamo su un dispositivo intelligente, prendiamo il Mini D, oltre a seguire lo stato on-off, compare questo tasto qua, interruttore esterno premi. Vuol dire che possiamo isolare l'ingresso di attivazione S1 e S2 da quello che poi fa l'uscita in rapporto all'applicazione, ai comandi vocali, insomma potete sbizzarrirvi a creare altri scenari interessanti. Le possibilità questo dispositivo le ha. Diventa interessante il fatto che abbia l'ingresso radio sì, diventa interessante il fatto che abbia il contatto pulito per determinate applicazioni, ma inutile, e sarà la quinta volta che lo dico, prenderlo per usarlo con le luci, che non nasce per fare quello, che il relè, anche se potrebbe farcela, comunque penso che alla lunga magari un po' lo stressiamo, ma vi darò un feedback se volete tra X mesi, anni eccetera, perché rimarrà collegato con quella luce proprio per capire se poi si fonderà o no, ma non credo. Non diventa assolutamente il sostituto di Mini R4, che per me rimane il dispositivo perfetto per le luci. Lui diventa perfetto per gestire le automazioni, eventualmente le caldaie, ma come dicevo prima io tendo a non consigliare mai l'NS Panel per gestire direttamente le caldaie. E insomma spero di avervi portato un po' di roba interessante, qualche informazione che serviva. È incredibile come possa scendere di tensione in continua, però ripeto era solo uno stress test estremo per capire dove poteva arrivare. Ho detto che si può alimentare con una pila 9 volt, sì, però poi secondo me l'autonomia comunque non sarebbe lunghissima. Sono sicuro che qualcuno di voi lo farà e magari nei commenti potrete dare un contributo e rendere l'idea di quanto tempo dura con una batteria 9 volt. Credo di non aver dimenticato nulla, almeno per questo primo contatto col dispositivo. Se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando che non costa nulla. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta il giovedì sera. Se passate in negozio da Torino, un super caffè. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.